L'odore del lago, la sabbia sotto i piedi, il grido del gabbiano, le nuvole sospese nel cielo, il vento leggero. Osservare l'abbrivio della barca sull'acqua del lago mi riconnette al mio dialogo con Fabio Tibaldi. Il tempo si sta piacevolmente rallentando. Respiro a pieni polmoni. Non c'è più separazione tra me e il mondo intorno. Siamo tutt'uno. Sono le stesse sensazioni che ho avuto al Festival dei Lumi mentre guardavo il cortometraggio di Fabio intitolato Eric. Il linguaggio intimo dello schermo, la profondità dello sguardo e dei gesti dell'attore principale, i silenzi pieni di significato fanno sì che l'atmosfera onirica del cortometraggio mi rapisce e divento anche io il pittore in cerca di ispirazione, che poi ritrova nel suo sogno ricorrente, dove vede una donna in lontananza. Alla fine, dopo aver incontrato dal vivo la donna del sogno, diventa chiaro che il sogno era premonitore. È stato il pittore a materializzare la donna dipingendola, o il suo sesto senso aveva anticipato l'incontro facendolo vedere prima nel sogno. Ognuno avrà una sua risposta e la cosa più bella è che ognuno di noi avrà la risposta giusta. Vi invito a rallentare il vostro tempo anche solo per la durata dell'intervista con Fabio e provare a percepire la sua anima, l'anima di un artista che ha il coraggio di affrontare le sue ombre ed esprimersi in pieno per quello che è. Fabio, ci siamo conosciuti al Festival dei Lumi 2 settimane fa a Soriano, al Festival dei cortometraggi. Quindi dopo aver guardato i cortometraggi internazionali che mi hanno impressionato, mi sono piaciuti tantissimo, quando ho iniziato a vedere il tuo, il tempo si è fermato. Era completamente diverso dagli altri, proprio nel modo come è stato ripreso. Quindi per me era come entrare nella vita normale, però la differenza tra il cortometraggio, che giustamente nel tempo breve deve farti vedere tante cose, quindi giustamente c'è la velocità, però nel film tuo ho ripreso il mio ritmo della vita. Sì. Quindi la domanda mia è questa. Non hai avuto paura di andare contro tendenza? Di fare il film più lento rispetto a quello che si fa ora? Diciamo di no, proprio assolutamente no, perché credo che il filmmaker, insomma, debba proprio portare qualcosa che ha dentro di sé. In questo caso io ho portato una lentezza a dispetto della velocità che oggi c'è in tutto e per tutto, anche nelle decisioni importanti della vita. C'è questa tendenza un po' di chiedere comunque alla gente, al cittadino, sempre di fare cose di corsa, no? Di correre nella vita, soprattutto di avere poco tempo di riflessione, no? Perché ci sono sempre i tempi che scadono, no? Sempre così veloce, sempre così immediato. Quindi per me questo qui volevo portare un po' di, non so come dire, però un po' chi guardava un po' indietro nel tempo, no? Dove questa
vita frenetica che ci viene continuamente propinata, cioè, siamo spinti proprio a correre, non c'è niente da fare, è proprio così. Quindi ho voluto riportare un attimino a far allungare il respiro di chi guarda, insomma, fargli fare un bel respiro e toglie questa tensione. E questo forse è una cosa di cui ho bisogno pure io e che sento un po' di sofferenza, e quindi ho voluto ricreare una realtà che appunto mi riportava un po' a questo respiro, insomma, Sì. a poter riassaporare le cose, a poter avere un attimo di tempo per riflettere, di poter guardare, di soffermarsi, no? E quindi ho dato un ritmo che sicuramente viene definito tra virgolette lento, ma io credo che non sia lento, io credo che sia troppo veloce quello che succede, e quindi è un tempo normale. Ecco, quindi questo era uno dei punti che io volevo volutamente, non mi sono sentito inadeguato, anzi per me è stata una bella opportunità, e credo chi l'ha capita sta cosa, insomma, che ha sentito questa cosa, penso che forse posso dire che ha avuto, ecco, gli ho dato una possibilità di fare un respiro più rilassato e quindi di rallentare un pochino, ecco, questo sì. Decisamente. Hai detto che il tuo film è come andare nel passato, no? Sì. Secondo te, quando è successo questo cambio? Perché se ho capito bene, nel passato più o meno i film erano molto più lenti rispetto ad adesso. Quando è stato? C'è stato proprio un momento preciso, secondo te? Non saprei dire, però diciamo, se vediamo un po' quello che è successo in questi anni a livello sociale, politico, economico, insomma, sono cambiate tante cose dall'alto. Tutto questo è voluto dall'alto. Quindi c'è stato pure un adeguamento da parte di chi fa questo mestiere, insomma, che è filmmaker o comunque di raccontare quello che succede nella realtà, e quindi anche questa velocità, no? E quindi sono cambiate tante cose negli ultimi anni, proprio perché proprio c'è questa velocità eccessiva, da un giorno all'altro che cambia tutto, ma continuamente cambiano cose, non te ne accorgi. E mi sembra esatto che non ci siamo nemmeno accorti. Sì, Perché... sì, è diventata normalità, con la velocità è diventata normalità. E quindi c'è stata da un passato dove le cose non erano volute così, piano piano si è voluto perché questo poi c'ha una funzione per certi programmi o certe visioni di questi potenti persone, insomma, che ci governano, che accelerano un po' tutto, perché Che funzione avrebbe, secondo te, portare a questa velocità? beh, questa velocità c'ha tante funzioni, ce n'ha tante, soprattutto proprio quella più semplice mi viene da dire è che non ti danno il tempo di ragionare su quello che sta accadendo, e quindi appunto anche l'inadeguatezza, non è la parola, della tua velocità in un mondo dove corre tutto, quindi tu ti devi adattare per poter sopravvivere, per poter essere accettato, per poter prendere un posto, insomma, devi fare delle cose, e quindi ti portano in una dimensione un po' così, è un po' portare l'umano fuori dalla... È come una macchina che tu la modifichi, no? Gli modifichi il motore per portarla a una velocità estrema, poi questo motore poi si rompe, insomma, succede qualcosa a livello psicologico, a livello fisico, le persone stanno male, adesso tante persone che stanno male. Quindi non ci fa bene questa noi siamo velocità. in un mondo umano, siamo in un mondo che credo che va in una direzione che non è proprio quella adatta per l'umano. Sotto tanti punti di vista, anche nella natura, come si producono oggi tante cose, cellulari, apparecchiature, cose che questi materiali poi vengono presi dalle miniere, dalla terra, no? Tutti questi materiali vengono fatti buchi da tutte le parti,
profanato tutto per poter avere sti materiali, per poter produrre. Dopo 6 mesi è uscito un cellulare, te ne esce fuori un altro, quello non è più buono perché non si può più aggiornare volutamente, no? Quindi obsolescenza programmata. Mhm. E quindi viviamo in una società così, dove quello che ancora funziona, che ancora va bene, si deve buttare perché c'è quello nuovo, no? E che quello non funziona più. E quindi così, Scusa. insomma, ecco, stiamo in questo mondo, quindi è una volontà questa, una volontà che eh, diciamo che è voluta appunto da certe persone, insomma, quelli che stanno al potere, e tutto va presso a questi pensieri. La gente per Mhm. sopravvivere, per se sente inadeguato, cosa devi correre, bisogna fare. Nella tua vita, Sì, come riesci a mantenere il ritmo, diciamo, più umano? Come riesci a mantenere la è lentezza? difficile, guarda, è difficile. È difficile perché qualsiasi ambito tu vai, soprattutto anche del lavoro, dove tu passi le migliori ore della tua Mm, giornata, il miglior tempo e il maggior tempo pure, e il mondo del lavoro è diventato un po' un disastro, insomma. Diciamo poi ci sono magari certi lavori che sono ancora rispetto ad altri più insomma, più veloci, o comunque devi stare lì un po' più presente, anche pure il cellulare stesso ha cambiato tanto la vita delle persone, anche nel privato, al di là del lavoro, che comunque, ma insomma, devi essere sempre presente, sempre disponibile, in qualsiasi momento, magari ti squilla, bisogna andare qui. Cioè ha cambiato anche, ci sono stati dei strumenti, pure appunto il cellulare, che ha cambiato molto, queste tecnologie che hanno mhm. cambiato molto, hanno trasformato proprio la vita dell'umano, e quindi Mi stai dicendo che è veramente difficile sì, è rallentare. difficile, sì, infatti io ho sofferto parecchio, adesso momentaneamente non sto lavorando, devo dire che diciamo, vabbè, creato una situazione dove comunque posso sopravvivere, però non sto più sotto un padrone dove giustamente anche lui sta sotto pressione, Mhm, quindi richiede a te molta produttività, insomma, no? sì. E quindi devi correre, devi fare tante cose, in un giorno devi fare il lavoro di 2 giorni, quindi tu sei Quindi, almeno 2 volte accelerato rispetto. ma secondo te quindi non c'è uscita? Ma l'uscita sicuramente non viene dalle istituzioni, l'uscita la dobbiamo trovare noi, Ok. anche quella disobbedienza, perché se certe cose non ti vanno, ti obbligano a farle, tu non le fai. Ti troverai un po' disagiato, sicuramente, ma credo che questo è una cosa che sta succedendo nelle persone, nel senso che c'è troppa sofferenza, stanno Mm. cominciando a capire un po' di cose, e credo che la sofferenza a un certo punto arriva, la senti talmente forte che devi cambiare per forza per non morire. Quindi il cambiamento viene dal basso, Mhm. da ognuno di noi. E non bisogna mai pensare che, beh, io lo faccio, ma tanto tutti gli altri non lo fanno, no, perché questo è un pensiero che domina, e che è quello che leva potere alle persone. Mhm. Perché io non è che devo pensare a quello che fanno gli altri, io penso quello che faccio io per me, e se poi tanti come me fanno così, e non lo so quanti sono, perché nessuno ce lo dice, ci dicono tante altre cose, le Mm. informazioni che non ci servono, anzi, che ci depistano probabilmente, e quindi io non lo so, ma io intanto inizio da me, questa è la Quindi, prima cosa. quindi mi sembra di capire che Mm. facendo questo cortometraggio volutamente in quella Sì, maniera più lenta sì. è anche una sorta di disobbedienza da parte tua, no? Di andare Sì, controcorrente. diciamo che dico, voi fate quello che rendetevi conto che state Mhm. correndo,
Adesso assaporate un po' più questi sapori, questa cosa che Sì, avete messo in bocca, sentite che ci avete più tempo per assaporarla, no? certo. Quindi godete di questa cosa. Certamente poi la storia, insomma, può essere condivisa o meno, insomma, però ho voluto, diciamo così, rappresentarla con Mhm, questi parametri, no? Questa lentezza. E, quindi poi ci sono anche altre piccole cose in cui ho usato insomma come linguaggio mhm. per dare anche altri tipi di messaggi, insomma, in Che questo. tipo di linguaggio Nel stai? Mhm. senso, anche una scelta tecnica, quella di usare il formato 4 terzi, no? Ah, Per ok. esempio, adesso si vede tutti questi schermi super larghi, Sì. che si vedono panorami, sta persona in mezzo, che si vedono tutte queste inquadrature così larghe, no? Mhm, Dove raccontano che cosa, in un certo senso, può essere utile dove tu devi far vedere una scena complessa con tante cose dentro, quindi serve un'inquadratura larga, ma quando io devo ok. entrare nell'intimità, devo entrare, c'è un piccolo spazio ristretto dove lì Mhm. succede qualcosa, l'inquadratura, il Devo formato ritagliare. quadrato Mhm. ti porta più centrato là. Sì, Quindi sei più, senti che non c'è distrazioni da altre cose mhm. intorno e stai lì. Stai proprio Quindi lì. anche quello lì sono dei linguaggi cinematografici, sono È delle tecniche che vero, si lo usano. ritrovo perché non Eh, lo sapevo, perché giustamente non sono del settore, sì, però mentre stai parlando mi sono resa conto che effettivamente quello era l'effetto di questa esatto. inquadratura. Quindi è un'intimità, cioè Sì, rallentare, cioè vivere con la riflessione, con il rallentamento, chiamiamolo così, perché mhm, poi, ripeto, per me è normalità, anche se questo mondo va totalmente in un'altra velocità e dimensione, comunque è anche raccoglimento, cioè si stringere un po', sì, togliere quello che e entrare un po' più mhm, in quello che sta succedendo nella persona. esatto, Quindi, ecco, anche quello è stato un'altra sì, cosa, sì. strumento che ho utilizzato, insomma. Mm. Poi un'altra cosa che mi ha colpito, ovviamente, è che il film, il cortometraggio si basava sul sogno. Sì, sì. E il sogno, allora, mi rendo conto che ultimamente, quando usiamo la parola sogno, un sogno di fare qualcosa, nel Mm, senso, ho un sogno di andare in vacanza da qualche parte, ho il sogno di un lavoro perfetto, sogno di avere una macchina, no? Sono tutti mm, sogni più o meno materialistici, sì, ok? Invece nel film torniamo proprio nel mondo onirico, quasi, sì, dove io sogno l'amore, sogno una donna che poi diventa la realtà. diventa Quindi la non realtà. è una cosa che posso poi magari ottenere, usare, eccetera, Mm. ma è più un sogno emotivo. Sì, sì. Diciamo che allora il sogno, parliamo intanto del sogno. Il sogno è una dimensione dove usciamo dalla dimensione fisica, non siamo più nel mondo fisico, in una vibrazione di quello che vediamo, siamo in un'altra dimensione perché poi gli scienziati dicono tante cose, però io credo che faccio una premessa: in una società dove oggi stiamo è molto materialistica, è molto, viene molto inculcata il materialismo, insomma, non si parla di spiritualità, non si parla di questa parte nostra che viene un pochino messa da parte. Mm, Ecco, quindi viene troppo sì. evidenziato l'aspetto, oggi anche l'aspetto fisico, la bellezza, la materialità, Mm, il possedere soldi o possedere cose, insomma, siamo molto, diciamo, direzionati e guidati verso una molto pubblicizzata questa cosa e quindi ci scordiamo mm. che ci abbiamo anche una parte diciamo che è quella spirituale dell'anima, insomma. E, e quindi vengono portati anche a scuola, ci insegnano dei cinque sensi materiali, olfatto, udito, vista, tatto, gusto, Vero? no?
Ma invece i sensi spirituali dove stanno? Quali sono? Cioè, intanto il sogno, Mhm. l'intuizione, la creatività, sono tutti, diciamo, caratteristiche umane che appartengono al mondo spirituale, di cui noi anche siamo insieme a queste due cose, siamo spirito e fisico, no? E quindi, diciamo, anche la premonizione, in questo caso c'è stata Mhm. una premonizione e c'è Esatto. stato anche un desiderio. Mhm. E quindi credo che noi che siamo i creatori della realtà, adesso anche la fisica quantistica lo dice, no? Adesso sono arrivati a parlare che noi possiamo, ma questo lo dicevano anche i Che testi sacri noi antichi 5.000 influenziamo in anni fa. realtà. Sì, e la realtà poi in fondo ce la creiamo noi, Esatto. ma ci sono state addirittura autoguarigioni. Adesso la scienza, per esempio, apro una parentesi sul fatto che la scienza, la medicina tradizionale, questa allopatica, sta studiando il fatto per esempio del famoso effetto placebo, no? Mhm. Tu fai credere a una persona che in questo liquido c'è sta la medicina per curare quella tua malattia, ma in realtà non c'è, e quella persona guarisce. Insomma, da dove viene questo? Insomma, stanno Sì, sì, studiando sì, anche sì, queste sì. cose. Quindi noi abbiamo delle caratteristiche che non dobbiamo dimenticare. E anche Eh, mi sembra di capire, ci ridà il senso di potere. sì, potere di Su me accettare quello che noi stesso. siamo, no? In Mhm. realtà, di riscoprire quello che noi siamo, ecco, in qualche modo, no? Sì. E quindi, infatti, queste cose vengono sempre viste. Vabbè, ma questo è da retta a sogni, ma che so, ma queste sono cose così, no? Oppure qui la realtà è un'altra, qui tocca mangiare, tocca sopravvivere, sì, per carità, tocca farlo, però Mhm. ci scordiamo però pure queste cose e ricordiamocele e soprattutto andiamole un po' a ricercare, Mm. perché oggi non c'è più una ricerca di quello, oggi c'è una ricerca della sopravvivenza, Mm. perché ci hanno messo in una condizione veramente difficile, di paura Mm. continua, di paure che sono state instillate nella mente, emergenze o cose così che a volte non ci stanno, non esistono, non sono proprio, non è come se io adesso sto davanti a una tigre, no? Lì c'è una reale emergenza, Mhm. esigenza. Questa tigre in realtà ce l'hanno messa nella mente e c'è sempre una paura di qualche cosa, quindi non si può vivere così, no? Sì. Quindi, vabbè. E quindi in questo Mhm. io ho voluto riportare un po' a riscoprire l'umano nelle sue caratteristiche anche Ok. spirituali, Sì. semplicemente, ma questa cosa qui comunque non è che è venuta fuori volutamente, io ho voluto fare questo progetto perché Mhm. avevo in mente a livello razionale tutta questa cosa Sì, qui, ma infatti è questo è venuta fuori perché so io interessante. così, cioè dentro di me Esatto. ho dato spazio a queste cose e credo che queste cose, e quindi ho dato un po' voce alla parte spirituale, alla Mhm. parte che c'ha a questi sensi spirituali che Sì. noi credo che abbiamo. Io ho conosciuto tante persone che hanno fatto sogni premonitori, Mm. e Tu li hai quindi come li avuti? mettiamo questi? Non lo Tu li so. hai avuti nella tua vita, i sogni premonitori? Io? Sì. Ma guarda, io può darsi che l'ho fatti, però a volte può essere che la realtà ti Ok, sfugge, no? Tante ok. volte non puoi, in particolare no, però tante altre persone che ho conosciuto, amici, persone care, che insomma hanno fatto dei sogni che poi si sono, Pina stessa, la compagna mia, ha fatto che era sognata, non so, che doveva succedere questa cosa, che poi viene sotto forma anche dei simboli, perché i sogni sono anche simboli, insomma, avvengono delle cose, perché lì non c'è il tempo, tu Mm, puoi vedere cose senza tempo, cioè puoi vedere mm. cose sia passate che Quindi i future. sogni giocano un ruolo importante nella tua vita, da quello che Sono importanti, capisco. sì, 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 io ho anche la fortuna che spesso mi ricordo i sogni, no? Molto spesso. C'è stato un sogno che in qualche modo ha influenzato la tua vita? Ha influenzato magari una tua scelta? Eh, Diciamo così rivelatore no, in realtà, mhm, mhm. però tengo sempre una porta aperta perché
gli do spazio anche nello stato di veglia in cui mi trovo adesso, non è che Come gli dai spazio? Nel senso, come ti aiutano nella tua vita Beh, guarda, io penso quotidiana? che il sogno in particolare è un qualcosa che succede, no? Quando tu in qualche modo lasci il corpo, insomma, è la parte del tuo Mhm, corpo astrale che comincia a viaggiare. Lì credo che arrivano anche dei messaggi dai mondi superiori per qualcosa, insomma, a volte sono incodificabili. Infatti c'è sta Jung, il famoso grande Jung, che insomma parlava dei sogni, insomma, che mhm. lì ci sono psicologi junghiani che sembra che effettivamente hanno un aiuto tangibile per la Sì. persona e tanti si rivolgono a loro più che a un psicologo tradizionale, insomma. E bisogna codificarli bene, bisogna Mhm, codificarli bene. Però ecco, al di là del fatto del sogno che mi possa rivelare qualcosa, però lascio molto spazio pure durante il mio stato di veglia. Adesso per esempio c'è una visione un po' diversa, perché poi queste cose le devi coltivare, no? mhm. Non so, non mi ricordo chi lo dice i mondi spirituali si interessano a te se tu ti interessi Sì, di loro, no? ok. Quindi tu devi andare anche un po' alla ricerca, no? Mhm, Non è che tutto arriva così, anche se c'è un piano che noi mhm. abbiamo già, secondo me un piano c'è già, come dicevo pure prima, prima di nascere noi già vediamo tutta la vita nostra, ma poi la dobbiamo vivere fisicamente, lì succede qualcosa che è imprevisto e che Sì. lì forse tu riesci a risolvere cose che non hai risolto prima, io credo anche nella reincarnazione e seguo molto pure queste cose, ci sono tanti Ok. documentari, le persone che comunque anche gli scienziati devono ammettere che insomma ci sono state anche, hanno fatto pure ipnosi regressive di altre vite, altre Mhm, cose, insomma io do molto spazio a queste cose, ok. quindi e quando succedono le cose nella realtà le guardo con un altro occhio adesso, le Mm, guardo, dico vabbè mi è arrivata sta cosa, no? Dico, sta cosa comunque voleva dire qualcosa. Cerchiamo di capire perché mi è arrivata questa cosa e mhm. che cosa devo capire da sta cosa. Ok. E questo è un approccio fondamentale, Quindi i insomma. sogni in qualche modo ti aiutano a risolvere anche... Sì, diciamo che forse sarei dovuto andare pure da uno psicologo jungiano perché me ne ho fatti talmente tanti che magari a volte Mhm. non riesco a codificarli bene da solo, però non è Sì. detto che ci sia oggettivamente Sì. una cosa che succede, ecco, forse è più questo, uno stato d'animo che ti creano dentro Mhm, e una situazione che tu vivi surreale, perché non è realtà in quel momento, ma è una realtà su un altro mhm. livello, Sì. esiste quella realtà, ma sta su un altro livello, che non è quella materiale in cui io adesso sto in stato di veglia. E, quindi ci sono dei stati d'animo pure che ti si creano e quei stati d'animo tu riconosci che stanno pure in certe cose della tua realtà. Mhm. Quindi allora lì forse cominci a collegare le cose, no? Sì. Infatti Che un po' magari mi nella sono veglia accorto di non ti questo. rendi conto Sì, che ti senti in questo modo, in sì, quella situazione. Il sogno te lo fa, te lo fa ricordare, ti fa ecco, ricordare quello stato d'animo che tu hai provato comunque sì, così e in qualche modo ti mette davanti a una realtà che anche inconsciamente tu ci lavori sotto, no? E sì, forse cambia poi qualcosa. sì, ti dà Diciamo che è un talmente indizio. complesso sto campo, Mhm. siamo troppo immersi nella materialità, nel condizionamento che ci abbiamo avuto, che a volte è difficile pure riuscire a rileggere quel Sì, sì, linguaggio da dove perché è una veniamo lingua, quasi. giustamente, sì, è Sì, sì, un'altra sì, lingua che ci è un altro siamo linguaggio, scordati, è un altro linguaggio, sì, sì. purtroppo. Sì, sì, sì. Mi dicevi che Mm, la scenografia, insomma, ti era venuta del film, del cortometraggio, Eric. sì. L'avevi scritta un po' di anni fa, quanti Qualche, anni? Ah, penso almeno 5-6 anni fa, insomma. 5-6 anni Sì. fa. Ehm, Mm. Com'eri in quella 5-6 anni fa? Che cosa Beh, succedeva? diciamo che Sì. Che periodo dell'anno era? Anzi, allora, diciamo che è nata, adesso non ricordo esattamente il periodo, ma è nata in collaborazione con altri due amici, altre due persone, perché avevamo appena finito di girare un corto Mhm.
e siccome era un corto che non avevo scritto io, ma aveva scritto quest'amico, appunto, insieme, e l'altro amico, con l'altro amico invece ha fatto l'attore di questo corto, quindi ero tutta la parte tecnica, diciamo, di ripresa, poi c'era Marco che appunto aveva scritto questa storia che poi un pochino l'abbiamo rielaborata insieme e dai un po' più, cercavamo di farla rendere un po' più, perché a volte un po' più comprensibile, ma anche a noi stessi soprattutto, perché io credo che a volte non è che tu hai tutto ben chiaro, a volte ti vengono da fare delle cose che poi il significato lo trovi dopo. È vero. Te lo trovi dopo, non c'è niente da fare, perché è come se c'è qualcosa che dentro di te che ti spinge a fare qualcosa che tu a livello razionale ancora non te la sai spiegare, però poi dopo si chiarifica sempre mentre lo fai, mentre ci pensi, arrivano altre informazioni che si compongono questo puzzle, no? E quindi poi arriva un senso, no? Arriva un senso che... E quindi è un po' stato così con Marco, abbiamo scritto... Quindi era un tassello. Sì, e Marco ha avuto questo input e abbiamo detto, vabbè, questo vuol dire qualcosa, cerchiamo di renderlo che chi lo guarda e soprattutto se si chiarifica a noi quello che vuol dire, insomma, no? Io mi sono immedesimato, lui l'ha scritto, io insieme a lui abbiamo dato una forma, un senso in funzione di quello che comunque ci dava, le risonanze che sentivamo nel modificarla, sì, forse questo così, ecco. E poi piano piano si è consolidato e dopodiché abbiamo deciso di girarlo e quest'altro amico invece che ha fatto la parte dell'attore, insomma abbiamo fatto questo lavoro in tre. Subito dopo abbiamo pensato di, vabbè, facciamo qualcos'altro. E allora vi è piaciuto? Mi è piaciuta questa cosa. Allora io, cioè, alla fine in tre abbiamo deciso che io dovevo scrivere qualcosa, no? E vabbè, ho detto Fabio, allora scrivi tu qualcosa, poi vediamo, insomma, poi vediamo se... E io che ho fatto? Il mio modo di procedere è stato questo, insomma, penso più interessante e veritiero, almeno interessante da parte mia, cioè prendo un pezzo di carta e qualsiasi elemento che mi veniva in mente, che io scrivevo là sopra, lo scrivevo un oggetto, una persona, in questo caso ho scritto un pittore, una donna, un sogno, mi sono venute tutte queste cose e poi l'ho legate insieme e lì anche gli ho dato anche poi il senso, perché come dicevo prima, tu c'hai degli elementi che arrivano e poi dopo dici, poi alla fine riesci a fare sta torta, no? Scusa, ti faccio una domanda. Quando ti sei messo a fare questa scrittura, diciamo un po' anche inconscia, no? Sì. Ti ha aiutato una meditazione, una musica, oppure cioè, come ti sei arrivato in quello stato d'animo? Ecco, questo è importante. Diciamo che in quel caso mi sono dovuto un po', perché a volte sono pigro, insomma, però mi sono dovuto forzare, ho detto devo fare qualcosa, però poi mi sono accorto che quelle cose già stavano dentro di me, no? Tu già ce l'hai dentro, è solo che non sai di averle a volte e non sai come metterle, sono solo dei frammenti. E a un certo punto, forzatamente in questo caso, io ho dovuto tirare fuori perché dovevo scrivere qualcosa, no? E questo è un modo pure di poter realizzare le cose, perché un pochino tendiamo un pochino con i pensieri, con la mente andare da altre parti, invece ci sono cose importanti che stanno già dentro di noi, che stanno all'interno, che non sono all'esterno, dove ti portano un po' fuori. È proprio questo raccoglimento che ogni tanto ecco, dovremmo avere, perché andiamo a scoprire pure delle cose profonde nostre. In questo caso ci sono stati questi elementi che in realtà hanno rappresentato poi questi strumenti, queste cose, questi Quindi sei ingredienti. entrato proprio dentro di te. Sì, ma sono uscite alla fine con semplicità, perché io questi elementi che ho tirato fuori, questi ingredienti, diciamo, chiamiamoli così, ehm, erano sì, delle rappresentazioni di qualcosa che io poi, di qualcosa che volevo dire o qualcosa che sentivo dentro, no? E quindi attraverso la figura del pittore, attraverso la figura, insomma, ho tirato fuori qualcosa che volevo di dentro, ecco, così nascono le cose. Sì. E quindi lì è stata l'origine, insomma, che
e sono stato contento di essere stato in qualche modo forzato. A volte è difficile mettersi sul tavolino, poi non so, io sono un tipo che mi devo muovere, sono più fisico, Mhm. quando sto pure troppo seduto, troppo fermo da una parte, poi mi rimane difficile pure leggere un libro, a Ok. me lo leggo a pezzi, infatti non ce la faccio a sta troppo, no? E quindi niente, lì Anche ho lì hai dovuto dovuto, rallentare. eh? Anche lì hai dovuto Lì ho rallentare. dovuto rallentare, certo. Sì, Mi sono dovuto questo fermare anche perché ti ha poi io, aiutato tanto. anche se ho capito queste cose, ma io pure Mhm. molto spesso mi trovo in queste dinamiche di Sì. velocità, no? Mi hanno sempre fatto Quindi soffrire. rallentare ti fa entrare dentro, Ti fa entrare ti fa dentro. ritrovare te stesso. Esatto, esatto, infatti è così. E io piano piano sono riuscito a tirar fuori qualcosa che c'avevo dentro, che volevo dire, qualcosa che Voleva mi premeva, uscire. e Mhm. attraverso sta storia, questi ingredienti che io ho buttato lì su sto pezzo di Sì. carta, ho costruito sta narrazione così. Sono curiosa quando ti sono usciti questi ingredienti, no? Sì. Quando hai visto tutto scritto, qual era la tua reazione? Come ti sei Beh, sentito? guarda, non neanche tanto sorpreso perché sì, la soddisfazione di aver dato un senso, di aver scritto una storia, sì, Mhm. forse ho, il mio ego l'ho, diciamo così, soddisfatto, nel senso di ho fatto una storia, Sì. no? In qualche parte, perché anche Beh, quello... l'ego non è sempre un male, no? No, no, Ti assolutamente. spinge di fare le cose che tu, Sì, come sì, dici sì, tu, sì. ce l'hai già dentro, ma ti manca quella spintarella, Quella no? spintarella, ma infatti io dico sempre questo, che noi siamo, nel mondo occidentale, siamo molto giudicanti, no? Mm. O quello o Mm. questo. Se tu vai a vedere invece le filosofie orientali, Molto sono duale, no? questo e questo, una cosa non esclude l'altra. Mhm. Quindi sempre sto giudizio, no? L'ego, quello è cattivo, quello è Mhm. buono. E noi siamo un miscuglio di tutte e due. C'è la tendenza in questa società proprio Mm. di separazione dell'uomo all'interno Sì. dell'uomo, perché tutti quanti devono far vedere la parte bella e la parte Mm. brutta è demoniaca, cioè via, battagliata, amputata. Noi siamo tutti amputati in Esatto. realtà, perché non sei accettato anche nella tua parte, diciamo, Mm. chiamiamola oscura, io La chiamerei, parte d'ombra, come la parte diceva. d'ombra che ci abbiamo. eh, E quindi, però la prima persona che deve accettare questo sei tu. Se tu non accetti questa tua parte, sei una persona sofferente. Se tu accetti, ma questo non vuol dire che tu, se c'è delle tendenze di far male o di fare delle cose così, devi continuare a farle. Cioè, sai che ce l'hai, per rassereni di questo, mhm. e sicuramente se sai dentro di te quando fai una cosa sbagliata, eviti di farla, cioè, oppure se la fai chiedi scusa alla persona che magari hai offeso o hai detto qualcosa. Senti, ma Ah, quindi nella scenografia che hai scritto, no? sceneggiatura. Sceneggiatura, scusami, Sì. Mm. ehm, c'è anche una tua parte d'ombra? Ehm, Sicuramente, forse non l'ho vista, ma io ho espresso quello che in quel momento sentivo. Beh, la parte d'ombra, forse anche la timidezza, poi a volte Ah, la timidezza è una parte d'ombra, no? Perché nasconde perché io sono timido, mm, cos'è che mi rende timido, no? Timido a chi, ok. a che cosa, insomma, verso chi, Hai verso... visto proprio davanti Sì, questa cosa. Mhm. quindi una parte ombrosa, cioè tutto quello che secondo me un po' crea sofferenza nell'uomo si può definire una parte in ombra, no? Dove Quindi dietro ti a quella dava un po' di sofferenza... sofferenza, immagino, quindi questa timidezza. Sì, beh, sì, perché la timidezza ti senti inadeguato in certe situazioni, in Mm, relazione con l'altro, sei timido anche a fare delle azioni nella tua vita, oddio, mhm. se faccio questo. Invece, secondo me, dobbiamo stare un po' più tranquilli e liberi, una testa un po' più libera e accettare anche di sbagliare. Se sbagliamo, perché abbiamo sempre paura di essere giudicati, no? Da Quindi, qualcuno. Il primo sei io, sì. spesso io dico che io mi giudico parecchio, insomma, però anche questa cosa non è male perché nella misura giusta ti aiuta a crescere. Mm. Perché secondo me
la crescita, il percorso spirituale, se vogliamo, perché io credo che c'è un senso che io ho preso sto corpo, non è che sono venuto qua solo per gustarmi le cose buone o per fare quello che mi pare a me di fare, tutto figo, tutto bello, Mhm. no? E poi non c'è un senso, no? Un senso c'è, quindi quello che sento che va elaborato è le nostre paure, che comincia a vedere la bellezza, non vedere solo sentire quella paura di ogni cosa, aver paura di Mhm. ogni cosa e schiudersi, no? Come Sì. un guscio d'uovo, insomma. Ehm, Questo, quindi dobbiamo... Quindi realizzare questo cortometraggio ti ha Sì, aiutato in qualche modo a elaborare la tua sì, timidezza? diciamo che il cortometraggio stesso, Mhm. di per sé, il fatto che può essere condiviso da altre persone e in qualche modo piace, non è per una vanità, penso, sì, forse c'è anche una parte di quella parte lì, ma più che altro il fatto di essere accettato. Mm. Quindi, come appunto, essere accettato dall'altro per quello che sei, ti sei esposto, hai fatto Sì. qualcosa, hai tirato fuori una cosa che può essere condivisibile o no. Io non pretendo che quando faccio una cosa deve piacere a tutti. Dipende anche dallo stato evolutivo della persona. E ci sono persone che riescono a leggere delle cose profonde, che entrano in risonanza con quello che il corpo, in sostanza, che sta anche dentro di me. E quindi sono contento perché in quel caso ho comunicato qualcosa all'altra persona, ha sentito una risonanza e in qualche modo dice anche lui, può dire no, non so più solo, sento che questa cosa è condivisa. Sì. Esistono altre persone Sì. che hanno questa cosa che ho anche io dentro, no? Per esempio. Una sensazione di Quindi, unione di anche, unione, sì, no? sì, sì, Mhm. sì. Ma ci sono tanti significati. Quindi esprimersi è importante per quello che uno è, per quello che può fare al momento. Quindi a un certo punto non mi preoccupo più del giudizio degli altri e cerco di tirar fuori quello che ho io dentro. Poi può essere condiviso o meno. Se poi qualcuno ci trae qualcosa di buono, sente Mhm. che non è solo perché c'è un pensiero dietro che è Mm. simile al suo, e questo mi fa solo che piacere, insomma. Certo. Ma è importante che uno, questa è una cosa che dico a tutti, anche i filmmaker o chi inizia a fare questo lavoro, o in qualsiasi altra cosa, insomma, in forma d'arte, di esprimersi, di esprimersi. Ci sarà sempre quello che critica, ci sarà sempre quello che poi... Liberamente. Sì, Sì, sì. esprimersi veramente, senza giudizio, quello che uno c'ha dentro, Mhm. perché è giusto che sia così. Cioè la parte anche oscura, anche se c'è una cosa che può sembrare un po', però è giusto che serva a lui per esorcizzare, Eh sì. semplicemente. E ripeto, può entrare in risonanza con altre persone, queste Mm. cose dico, cavolo, cioè, è così, quindi ci sono tanti significati dietro una cosa. Sì. E poi quello che ti dicevo Mm, anche prima, quando ho visto tutte le persone che hanno partecipato alla sì, realizzazione del cortometraggio, io ho percepito tantissimo questo senso di unione tra di voi. sì. Quindi sono rimasta anche molto sorpresa. Come sei riuscito a raccogliere Ma quelle guarda, persone? diciamo che una di queste cose sono riuscito perché quando io parlo di qualcosa ci metto tanto entusiasmo e animo e si sente dall'altra Mm. parte, lo percepiscono, no? Sento che c'ho proprio, mm, mm, forse chiamato anche difetto, ma non credo, che io mi, come dire, non mi viene la parola, mi esalto, diciamo, non Mhm. viene la parola esatta, parecchio quando c'è qualcosa che devo fare, Sì. ci metto tanto fervore, cioè non Mhm. vedo neanche lì cioè la difficoltà a farlo, cioè Mhm. dico, sento questa cosa, cerco di portarla avanti, la faccio, Sì. poi difficoltà al momento si vedranno, cerco di farlo, cerco, pure quando ho scritto questa cosa ho dato una misura perché Mhm. ho detto, va bene, possibilità mie sono queste, ma comunque si può fare, insomma ci sono state anche varie location, no? Mhm. Infatti una delle cose che mi hanno detto come...
c'è un particolare, un amico mi ha detto, visto pure che tu hai dato una dinamicità, ci sono state anche tante location, c'è stato il Sì, è pub, c'è vero. stato il caffè, c'è stato questo, e hai dato pure un ritmo, non c'è stato niente, anche con la lentezza che Sì, c'era, però c'è stata anche dietro, c'era anche una mi dinamicità. sembra sì, anche una sorta di cerchio. Sì, Anche questo, no? È sì. importante la forma del cerchio e l'unione fra Sì, tutte sì, 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 le sì, c'è scene. stato, esatto, c'è stata tutta Mhm. anche una narrazione che... E quindi c'è tanto entusiasmo, probabilmente una cosa che ha legato queste persone è anche il mio entusiasmo che vedevano, no? Mhm. E che lo volevo fare, proprio la determinazione a farlo. E poi un'altra cosa credo che abbia contribuito a questa unione è il fatto che la gente, le persone che ho contattato, in fondo avevano bisogno di fare qualcosa di straordinario Mm. nella vita, in una vita che normalmente facciamo sempre ripetitiva, Sì. non soddisfacente per certi versi, insomma, sempre questa monotonicità della vita, e quindi c'era qualcosa di straordinario, qualcosa di bello, insomma, dove tu Sì. in quel Uscire momento fuori dalle diventi righe. anche un'altra persona, ti medesimi nel personaggio, quindi Sì. esce fuori anche una parte di te, e quindi era anche una voglia di queste persone di far uscire anche Mhm. qualcosa di loro, magari, non so. Mm. eh, Tu che cosa hai visto? Ovviamente non possiamo adesso parlare degli altri sì, in assenza, sì. però da fuori, no? Che Mm. cosa hai visto? Che cosa hanno imparato? Che cosa hanno avuto da questa esperienza? Guarda, ripeto, loro sono stati entusiasti di Mhm. di questa cosa, c'erano le loro paure, le loro titubanze, dice, ma io non ho mai fatto l'attore, no? Io lì, Ah, quindi anche una prima esperienza, quindi sì, anche sì, esporsi, sì, ah, sì, ok, farsi vedere in sì, un'altra maniera sì, dagli sì, sì, altri. Ah, avevano sicuramente paura di non essere all'altezza di fare quella parte, no? ah, certo, certo. E io invece ho pensato penso che a volte persone che proprio non hanno fatto l'attore, no? Che magari utilizzano delle tecniche che hanno studiato qua e là, insomma, sono un po' impostati in un certo modo, Mhm. per carità, magari sono bravi attori, però penso che anche quello che non ha mai fatto niente, se tu lo metti a tuo agio e se tu gli trasmetti bene quello che gli dai quella serenità, no? Mhm. Gli dai serenità, e Sì. soprattutto li devi mettere in una condizione di essere quel personaggio. Allora inaspettatamente vedi che escono fuori delle cose che tu non ti aspettavi. Qui mi nasce una domanda. Sì. Come si fa a Come si farli fa? mettere? Cioè, Guarda, ti posso secondo me è un raccontare. compito complicato. Ma Da guarda, come la vedo io, eh. no, diciamo che io ho capito sta cosa perché ho avuto un'esperienza. Io tanti anni fa partecipai a un seminario teatrale Mhm. dove c'era questo preparatore molto bravo, e questo faceva tanti seminari, insomma, e faceva tutto questo in ore particolari della giornata, lo faceva dalle 8 di sera fino alle 3 di mattina. Ma c'era un motivo, perché Ok. a quell'ora noi abbassiamo un po' le nostre difese. Ah. Quindi lui entrava bene, riusciva a scardinare un Mhm. pochino, a rompere sto muro che ci abbiamo un po' tutti, no? E fa uscire fuori qualcosa di diverso, no? Da ognuno di noi. E mi ricordo che questo seminario prevedeva che alla fine di questo seminario ehm, ognuno doveva, precedentemente gli era stata assegnata una piccola parte Mhm. in quel caso era il Gabbiano di Chekhov, c'era una parte, io dovevo recitare una parte di un personaggio. E mi ricordo che mi si ghiacciò il sangue nelle vene perché dico, ma io non mi ricordo neanche, e poi timido come so, davanti a altre persone mi devo mettere a recitare una cosa che pure era lunga, Sì, sì, difficile da... sì. Dico, come faccio? Come è possibile, no? E quindi non ci riuscirò mai, mi ho subito buttato giù. Però oramai stavo sulla Sì. barca, cioè stavo lì e dovevo in qualche modo portarla avanti sta cosa. Quindi abbiamo fatto tutta la settimana di preparazione, cose insomma abbastanza con delle tecniche, insomma, per aprire un po', fa un po' aprire queste persone così.
E mentre succedeva tutto questo, io ho cominciato a pensare, ho detto, l'unico modo per poter riuscire a fare questo è che io mi sento quel personaggio, Ok. mi devo sentire lui. Allora ho cominciato a immaginare questo personaggio dove si trova in questa situazione, in che epoca era questo personaggio, chi era intorno, quale classe sociale si trovava, che cosa diceva, che cosa... E mi sono studiato questo e mi è entrato proprio dentro in maniera diversa. Mm. Cioè, in quel modo tu eri lui. Sì. È rimasta facile la parte, cioè, io ho memorizzato sorprendentemente la parte, ma l'ho recitata a livello proprio di sentimento, cioè lì è entrato un sentimento, è entrato un'emozione, qualcosa che mi ha aiutato tanto e io in quel momento ero lui. Quindi quando alla fine poi del seminario ho dovuto fare la parte mia, inaspettatamente da parte sia del preparatore, anche degli amici che stavano lì, che pure loro, insomma, Mhm. hanno detto il preparatore mi ha detto addirittura, ma perché non vieni a fare delle prove di teatro insieme a me che c'è cioè, a me questo mi ha fatto che... E gli altri mi hanno dato la conferma, gli amici mi hanno detto, sei stato bravissimo. Mhm. E mi ricordo una cosa particolare, che quando recitai questa parte mia, il preparatore mi mise un telo che mi coprì tutto, però semitrasparente, Ah. forse perché aveva capito che io un po' Mhm. così mi sentivo un po' più protetto Ok. e riuscivo forse a tirar fuori perché ero stato sempre timido, insomma. Mhm. O forse credo di essere timido, perché poi tante volte invece non so timido, cioè dipende, non lo so, perché tante volte siamo qui pure per conoscersi un po' meglio, no? E quindi mi fece mettere questa cosa e poi alla fine quando ho recitato, cioè, a parte mi disse quella cosa, ma mi dice tu hai paura di te stesso, tu hai paura di te Ah, stesso, in effetti lui ci questo... aveva preso perché io effettivamente a volte ho paura di me stesso, perché che cos'è che ti mette la paura? Che cos'è che crea la paura? Quando tu non Mhm. ti conosci, quando c'è la cosa sconosciuta, io vado lì, non so che è quell'animale, che cos'è, è Mhm. sconosciuto, non sai che reazione c'è, no? Entra la paura. Quando tu non ti conosci, la paura viene fuori. Quando tu sai chi sei più protetto, ti senti più sicuro di te, Sì. riesci, no? E io c'avevo questa paura di me, insomma, non sapevo... Vabbè, comunque è stata una grande esperienza. Quindi, a fronte di questo, mi riallaccio al discorso degli Sì. attori, ho cercato di trasmettere a loro quello che avevo capito io. Gli ho dato tanta fiducia, l'ho non mi ricordo la parola, Rasserenato. rasserenati, Sì. oggi non riesco a parlare. E quindi non mi posso lamentare di come è andata la cosa, insomma, poi è stata, non volevo la perfezione, cioè cercavo in qualche modo di trasmettere il più possibile perché volevo che loro facessero bene quella parte, insomma, Sì. e quindi con loro abbiamo fatto delle prove, certamente. Con Manuele invece, con l'attore principale, è stato molto più facile perché lui già aveva fatto Mhm. delle esperienze, ma poi lui c'ha una predisposizione proprio lui particolare, entra emotivamente nelle cose, anche lui non so, c'ha una parte sofferente Ok. che ha sviluppato una sensibilità diversa e io con lui ho dovuto parlare, cioè ho parlato come regista, diciamo, gli ho detto le cose, ma lui mi capiva subito, quindi non c'è stata tanta difficoltà con lui, Mhm. anche perché era anche allenato un po' a fare questo, aveva fatto altri lavori, altre cose. Sì. E quindi per me con lui è stata molto semplice e lui è stato bravo, io, anche gli altri per carità, però con lui devo dire che è stata molto più semplice la Sì. cosa. Ecco. Sembra, ecco, il ruolo del regista è veramente molto importante, perché c'è proprio questa parte di comunicazione con degli attori. E da quello che mi stai dicendo, la comunicazione molto spesso non è nemmeno verbale, va oltre
c'è una comunicazione molto sottile e quindi giustamente la persona poi la sente Mhm. perché gliela trasmetti. Sì, E questo sei riuscito a fare, quindi immagino una bella soddisfazione, sì, sì, perché sì, sì. quando giri, no, guardi l'inquadratura, eccetera, quando vedi che la persona si muove proprio nel modo come lo vedevi tu, perché immagino che tu l'avevi già visualizzato nella tua Sì, testa, sì, sì, come doveva uscire questo film, no? Un visionario, sì. come gli artisti di solito sono visionari, Mhm. quindi sapevi già quello che volevi trasmettere. Sì, anche il minimo movimento, c'è dietro l'emozione, c'è qualcosa che sfugge parecchio a volte, però non è banale. Mhm. Quindi ho cercato più possibile anche nelle condizioni in cui lavoravo, perché insomma, nella sceneggiatura ho cercato di anche comunque sì, ho scritto quella sceneggiatura, ho cercato i dettagli importanti, cioè importanti. Forse a volte è più importante il piccolo che la macro cosa, Esatto, un è più il gesto, no? Molto dettaglio, lo spesso solo sguardo, esatto, il uno sguardo. movimento, quella parola, con quella pausa tra una parola e l'altra. Sì, Dietro ci sta qualcosa che... sì. ehm, e quindi quello sì, l'ho ricercato molto nella sceneggiatura Mhm. e ho cercato nelle possibilità con cui mi si sono presentate di poter, perché a volte c'è sempre sta corsa, il tempo che ti corre dietro, Sì, no? L'attore che viene, non ci stavano soldi là, non ho potuto pagare a nessuno se non qualche volta un sì. po' la benzina all'attore che veniva un po' da lontano, no? Però appunto il tempo era poco, perché io magari in una giornata dovevo fare tante scene, ho Mhm. cercato più possibile di portare a casa il materiale che serviva per poi essere montato, quindi aveva un senso, senza lasciare dei buchi. Quindi in quella giornata ho dovuto, per esempio, dello studio dove lui ha girato tutte le scene, quelle di notte, di giorno, tutte nello Sì. stesso giorno, l'ho fatte, perché il tempo era quello. Mm. E quindi, ma questo è un problema che hanno tutte le produzioni, anche cinematografiche, quelle dove girano parecchi soldi, perché lì ogni giorno si muovono tanti soldi, Certo. centinaia di migliaia di euro, e quindi, insomma, devono anche concretizzare. Infatti nel cinema si corre, lì si corre. Mhm. Io lì, come io sono indipendente, ho voluto cercavo di correre meno possibile, però purtroppo sono dovuto stare pure ai tempi, se Sì. avevo possibilità di pagare le persone, ehm, quindi cioè, magari quella scena degli interni la facevo in 2 giorni, magari Mhm. c'era un pochino meglio, oppure mi poteva Mm. venire anche un'inquadratura fuori dalla sceneggiatura dove raccontava meglio quello che stava a Ok. succedere, perché a volte le cose succedono così. Ehm, Tu scrivi delle cose, ce l'hai in mente, poi quando stai sul campo succede qualcosa dove non Sì. sempre esegui Dell'imprevisto. esattamente quello che succede lì, Mhm. magari per questioni anche di tempo, di cose, magari devi ritagliare o devi fare qualcosa e a volte invece ti vengono idee che aggiungono valore alla cosa, quindi Ok. lascia sempre un po' sto margine, Sì. diciamo che la sceneggiatura, per quanto la posso dettagliare e sentirla in quel momento, la vedo sempre come quasi uno scheletro, diciamo, di Mhm. quello, perché Dopo c'è ci anche un sono... tempo che senti, che è giusto che sia così, Mhm. perché il posto, la situazione, il momento, Sì, noi sì. non siamo dei robot, un programma che segue quello e basta, noi abbiamo tante cose Beh, questo fa parte anche del processo creativo, no? esatto, il processo Altrimenti creativo, sì, sì, è sì, una fabbrica, voglio sì, dire. sì, assolutamente sì, è così, E visto che parliamo del tempo, mi hai detto che la sceneggiatura l'hai scritta 5-6 anni fa, sì, giusto? più o meno, sì. Però il film l'hai realizzato quando? L'anno scorso? Nel 2024 ho Ok, cominciato le sì, riprese, credo che sia stato aprile. ok. Eh. Quindi questo buco di tempo, come mai? In questo buco c'è tanto di Fabio. C'è tanto di me in Sentiamo. questo buco.
No, perché tante volte sono sfiduciato, dico vabbè, ma chissà, devo mettere da parte, cioè devo trovare tutti gli attori, devo organizzare, devo fare tutto questo, insomma, Ok. Quindi la paura da di non solo, farcela. capito? Sì, con la paura di non farci, perché Mm. a volte mi ingigantisco un po' Ok, le cose, no? ok. Vedevo sto mostro più È grosso, uscito un vedevo elefante sto proprio. drago, no? Dico, questo mi sovrasta, come faccio io a fare? Però a volte le cose, se devono succedere, succedono. Diciamo. E come, Eh, ecco, nel caso mio, come è venuto quel momento e allora, ora? allora, fermo restando, faccio la premessa che sta cosa stava già dentro, no? Comunque Sì, c'era dentro, non è che era finita là, sì. non è che questi pensieri alla fine vincono loro, Non insomma. ti erano venuti i sogni tipo Fabio, sveglio, bisogna fare il film? No, più che altro mi servono dei stimoli. C'è stati dei stimoli che mi hanno stimolato, ho detto no, Ok, allora lo facciamo. per esempio? No, per esempio Pina mi ha stimolato tanto. C'è Ok, stata con anche la una frusta, situazione come te. con la frusta, sì, ma forza, facciamo quasi. È stato quasi così, insomma. E mi ha aiutato tanto, ma mi ha dato tanta forza, no? Ok. Dice, dai, che ce la facciamo, possiamo fare. Ma anche perché c'è stata pure una situazione, ecco lì che vedi le situazioni pure a volte Mm, che capitano nella vita, possono essere favorevoli, apparentemente sfavorevoli, ma a volte mhm. invece possono essere favorevoli, no? Come quando succede qualcosa, dice, oh, mi è successa questa cosa brutta qua là. Ok, magari hai capito di sta cosa, mi dice Mhm. qualcosa, e lì magari ci trovi del buono, ci tiri Sì. fuori dalla pappa buona, no? Come si dice. E la tua situazione qual è? E niente, la situazione è che c'era il problema della mamma di Pina che non poteva stare sola Mhm. e quindi dovevamo stare là. Ok. Lì dovevamo stare fermi lì e stare attenti a lei, ma ci stavano anche parecchi momenti di buco dove non si faceva Sì, niente, bastava solo la presenza lì nel momento della necessità, ci sì. muovevamo dentro casa, insomma. E Quindi diciamo la quindi mamma è stato un motivo di rallentare anche lì. sì, abbiamo Mhm. rallentato la nostra mente Mhm. da tutto quello che quotidianamente c'è da fare e anche da quello che non c'è da fare, perché a volte veramente tu fai, stai lì, ma cammina e fa altre, pensa altre cose, ci sono sempre cose da Sì. fare e quindi non c'è mai tempo per fare altre cose, perché la realtà ti trascina, ti porta via. Però in quel caso è vero sì che c'era da fare delle cose, ma c'erano anche dei tempi fermi. Allora Mm. io dentro c'avevo sempre questa cosa, ne avevo parlato a Pina, insomma Pina mi ha detto, ma perché non la giriamo? Ma come facciamo? Stiamo qua. Però poi pensandoci bene ho detto, vabbè, ma ci sono pure momenti di buco, si potrebbe. Posso intanto facciamo così, intanto riguardo la sceneggiatura, vedo se c'è delle cose che a distanza di tempo, no? Perché poi uno scrive una cosa, poi magari è bene che la lascia ferma, Mhm. forse inconsciamente ho fatto pure questo, Ok. l'ho lasciata ferma e poi effettivamente ho ritoccato alcune cose che hanno Mhm. migliorato Sì, probabilmente una prima bozza, maturato, sì. diciamo, sì, chiamiamola bozza, sì. E effettivamente è stato così. Da lì poi c'è stata appunto la volontà di girarlo, vabbè, ma la casa, poi ho visto quel corridoio che era quello che pensavo io, ma questo potrebbe essere. Ce l'avevi tutto davanti in C'avevo già realtà. tutto lì, non me ne rendevo conto, perché no, ho detto vabbè, ma quando si farà? E Sì. invece c'è stato questo stimolo di Pina, poi c'è avuto una situazione di persone che ho conosciuto lì di Soriano Mm. e che gliene ho parlato, anche loro avevano dei progetti, delle cose artistici, insomma, così abbiamo parlato, io gli ho parlato di questo corto, gli ho chiesto se lui voleva fare l'attore, mi ha detto di sì, ho detto però ne servirebbe pure un altro, i due amici al bar, no? Sì. Io parlai con Valerio, insomma, e poi mancava un'altra persona, un altro personaggio che stavano lì in tre in questo. Ok. E quindi lui mi ha detto, ma io c'ho Sandro qua e là. Ho detto, vabbè, parliamo, vediamo. Insomma, pure Sandro gli è piaciuta la cosa, ci siamo visti qualche sera, abbiamo simulato un po' Sì. la scena di quello che si doveva dire. E, ho cercato di trasmettere quello che poi ho capito, se lo sono riuscito a farlo, ma penso di sì, perché poi è andata. Però tante volte pure io avevo poca energia, pure, Mm. insomma, però ho cercato di dare il massimo che potevo fare. E quindi poi è andata così, insomma. E alla Forse fine si è realizzato, sì.
cioè, avevo in mente tutte le altre scene, ho cercato tanto, tanto, tanto il caffè, dove c'era l'incontro con la Sì, donna misteriosa che poi sparisce. ah. Dove l'avete girato? L'abbiamo girato a Quello? Viterbo, A ma Viterbo. Mhm. io l'avevo fatto una ricerca innanzitutto prima su Google Maps, no? Ah, Quando c'è la modalità che tu entri nelle vie sì. delle città e cerchi i posti, no? Un po' quando pure giravo, andavo a vedere se trovavo sempre sta location con certe Mhm. caratteristiche. Una di queste caratteristiche, quella principale, dove c'era questo incontro, era quello che ci fosse una vetrina che dava sulla strada dove si vedeva tutto Mhm. il mondo là fuori, gente che Ok, camminava, macchine che passavano, cioè la frenesia, no? sì. Infatti c'è una battuta, no, che dice, c'era il discorso, dice che il mondo Mhm. che corre, no? Sì. E dove invece dall'altra parte di questa vetrina c'era questo personaggio che fa poi questo incontro con questa donna e cominciano a parlare appunto del mondo che corre. E qui dall'altra parte di questa vetrina e da questa parte il tempo si è fermato. Mhm. Quindi il caffè, il tempo del suo caffè, no? Che Sì, perché poi la donna sparisce. poi la donna sparisce. Quindi che cos'era? Un sogno? Allora, Come possiamo definire diciamo quell'incontro? che era tra il sogno e in Mhm. realtà, perché non succede mai che una persona ti sparisce, no? Certo. Però il fatto dello sparire, lì l'ho esagerata un po' la cosa, no? Ho creato veramente una situazione surreale, anche se era realtà poi, però con quella la parte finale dove lei sparisce all'improvviso, volevo dire che ehm, questo, cioè a volte mi è capitato nella vita, insomma, che tu stai in un momento di inquietudine perché c'hai delle cose che non riesci a capire o a risolvere, ma soprattutto quando sono cose interiori, no? E stranamente, dico stranamente, tu fai degli incontri casuali con persone che non conosci e che entri a parlare molto in profondità, no? Mhm. E magari ti dicono qualcosa, qualche parola, qualcosa che ti svegliano e ti fanno capire poi quello che tu ti risolvono la cosa in Sì, qualche modo. che era in E realtà io ho per te. cercato di farlo in questo modo, come un angelo, una donna che è Sì. venuta dal mondo sempre, diciamo, che c'era questa missione di aiutare questa persona entro le sue Mhm. inquietudini. E casualmente prendono questo discorso, no? Mhm. Quindi la palla al balzo della gente che corre di fuori, il tempo poi si è fermato qui dove stavano loro, tutto il Mm. mondo che corre, no? Non c'è mai questo tempo, no? Mhm. Di cui abbiamo bisogno, secondo me, di cui dovremmo avere un ritmo un po' più. E quindi in quel momento escono fuori certe cose, lei dice, insomma, c'è tutto questo discorso, insomma, che è stato meditato, è stato pensato, Mhm. ci ho pensato molto, alla fine l'ho messo su così, penso che sia stato, almeno credo che sia stato chiaro, perché a volte può essere chiaro per te perché ce l'hai già dentro, ma per chi lo Ma vede, sai che mm, io credo che ognuno quando lo vede crei una sua versione. esatto, Quindi ha una sua funzione poi a ognuno di noi che lo esatto. vede. Mm, quindi è tutto, Sì, è stato fatto tutto sì, 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 bene sì, come così, ma doveva essere. infatti l'intento comunque per Mm. quanto sia che tu sei libero, puoi fare cose, però devi sempre in qualche modo dare un senso per renderlo più chiaro possibile, in qualche È modo, no? bello anche quello, Nel tuo modo, ovviamente, sì, anche da che visionario come io. quelle scene comunque non ti stringono la visione, no? Anche se l'inquadratura sì, l'hai Sì, era molto stretta, intima tra loro esatto, due, si sì, erano separati dal però mondo. in realtà il contenuto ti fa spaziare tantissimo, Sì, perché anche solo con quella scena della donna che entra nella vita all'improvviso e poi sparisce, ognuno poi interpreta certo. basandosi sulla sua esperienza della vita. Sì, sì, Quindi sì. in realtà è molto ampio. Sì, 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 il senso era quello. E, cercato proprio di rappresentare in quel modo quello che prima ho detto, insomma, di questi Mhm. incontri casuali che poi io non credo che sono casuali. Esatto.
Noi diamo Nulla è troppo, casuale. sì, perché se c'hai un approccio materialistico della vita, pensi che tutto è casuale, tutto così, ma è così perché non ci può essere niente che collega, no? Che tutto Mhm, accade così perché è casuale, insomma. mhm. Invece non ci credo molto a sta casualità io, quindi sono contento e questo mi rasserena, Sì, fa sta bene con me stesso, mi dà anche una forza e mi sento non solo, mi dà tanta forza questo pure, quindi sì. è così. Che cos'altro nella vita ti dà forza, Fabio? Che cosa ti aiuta? Quando trovi, potrebbe essere banale quello che dico, ma quando c'è un amore, che senti Mm, che veramente c'è un amore che va al di là di tante cose, che senti che quello che conta è senti la persona vicino. Tu ok. che veramente senti questa persona che sta vicino a te, insomma, no? Che non ci sono altri tipi di interessi che se Mm, non quello che sei, no? E in qualche modo ti fa accettare anche meglio te stesso, mm, mm, ti vuoi anche più bene te, questo senza dubbio. sì. E oggi siamo pure questo visione dell'amore, che tanti hanno, consentono un po' troppo, non lo so, mi sento una persona normale come tutti, però comunque c'è certe cose che sono importanti per me. Mm, Che non è sicuramente ci sono tanti aspetti, c'è un po' di tutto quando tu incontri una persona, ma quello che conta di più è quel sentimento radicato che senti nel cuore e senti nella mente, mhm, quello che provi profondamente, quello che tu senti che hai bisogno e senti che l'altra persona te lo dà, ma non è il bisogno di avere una donna o magari andarci, fare delle cose più basse, diciamo così, no? Ma senti che è una condivisione proprio unanima, c'è proprio questa, senti che ti senti a casa tua, insomma, mm. e Bello. anche tu eh, hai bisogno di questa cosa e sai che insomma, hai l'opportunità Sì, di darla anche a lei, no? Questo che tu provi, perché anche sì. lei ce l'ha. Sì, infatti. E oggi Mm. c'è troppa paura, anche perché ci abbiamo paura di noi stessi, perché la nostra mente è pure vaga, ci sono falsi bisogni, ci sono infatuazioni così, ma bisogna dargli un, dargli un senso, cioè vabbè, sì, sono un essere umano, ho i miei ormoni che girano, magari c'è quello che mi piace, per dire, c'è quest'idea, no? Però devi essere cosciente, una volta che tu sei cosciente di questo sei anche più forte Certo. perché metti quella cosa e gli dai il valore giusto, quindi è una cosa che magari umanamente ti può stimolare, però che cos'è che a te veramente vai a cercare? Vuoi cercare quello? Vuoi fare la Mhm. collezione in questo caso, di donne, no? Che tu vorresti raggiungere, oppure che c'è qualcosa di più profondo che veramente che ti rende felice, questa apertura, questa comunicazione, questa condivisione profonda, questa necessità, Mhm. questa voglia di dare, questa voglia anche che arriva di riflesso, arriva anche, Sì. no? Che uno se sente questo deve dare, no? Poi se arriva, arriva, se non arriva, si vede che non lo so. Tu ci Hai, provi che fai, insomma. hai dato veramente tanto nella realizzazione del cortometraggio, questo si sente, Grazie, mi fa piacere. si sente, si percepisce in pieno. Mm. E invece da parte tua, che cosa hai preso? Che cosa è stato Beh, più fiducia in me importante? stesso sicuramente, Ok. e questa è una cosa che un po' mi mancava, e perché Senti più attraverso queste fiducioso? cose forse la cosa più immediata che arriva è proprio questo, la fiducia in te stesso, no? Nel poter realizzare una cosa. Mhm. Adesso essere qui davanti a te pure a questa intervista che non avrei mai avuto se non avessi fatto qualcosa, no? In questo È caso. vero, è E vero. quindi mi fa piacere perché comunque ci abbiamo anche una parte nostra
di soddisfazione, insomma, il fatto sì, che la cosa possa aver suscitato un sì. interesse, no? Ma anche in questo caso specifico, in questo momento che siamo qua, il fatto che io appunto ho avuto la possibilità anche di raccontarmi un po' dentro i miei pensieri, le mie cose, che sono, ovviamente si fa con amici cari, non tutti sono Mhm. in grado che poi farsi discorsi, perché tanti magari non entrano in questi, diciamo così, tipo di discorsi, magari Sì, sono un sì. po' più semplici così, magari un po'. Mhm. E quindi, ma anche perché chi vede questa intervista, insomma, può vedere un punto di riflessione mio personale che può anche aiutarlo, ecco, perché in fondo non dobbiamo sempre pensare che noi siamo isolati, da soli, introversi, cioè, sì, abbiamo questi momenti che ci servono, ma bisogna anche condividere. Quindi questo è un grande mezzo di condivisione, una grande Sì, opportunità per condividere un po' quello è vero. che penso dentro e penso che forse può aiutare qualcuno, non lo so. Il fatto stesso che qualcuno ne trae giovamento da quello che dico, magari lo fa riflettere, trova, magari comincia a Assolutamente. sciogliere qualche densità Sì. che c'è dentro, questo mi fa felice, quindi l'opportunità insomma, Mm. e anche tutto il processo creativo che è stato, la mia realizzazione, magari un altro filmmaker come me che ha questa passione, si fomenta, può trarre delle cose da questo e glielo può aiutare Guarda nella sua. che ci sono, eh? Io sarei Mi hai ispirato sono contento di tantissimo, questo, Fabio, quindi anzi io tantissimo. incito se c'è qualcuno che io sono sempre stato Mm. così, insomma, se c'è Non qualcuno so se ti liberi facilmente di me. va bene, va bene. Quello che posso darti, no? E poi ci sono dei maestri a volte, poi magari l'allievo c'ha bisogno di qualcosa di più, magari lo trova in un'altra persona, insomma, Mm, uno inizia a fare le cose, poi insomma. sì. Quindi, Per te, non so, forse è difficile da definire, però qual è stata la parte più bella del cortometraggio? La scrittura, il lavoro con gli attori oppure dopo aver visto, ecco, l'ho fatto. ma guarda, Mhm, ci sono vari aspetti che è quello, anche per esempio, banalmente, cioè il fatto che tu hai fatto delle riprese, che sei soddisfatto e che ti porti a casa del materiale e dici ok, mhm, questo l'ho fatto, cosa mi manca per realizzare poi tutto questo, no? mhm, Quindi la soddisfazione di aver fatto una buona ripresa, che mhm. l'attore è andato bene e tante cose, questo è un tipo di soddisfazione insomma, che ti appaga abbastanza, il fatto di creare quell'atmosfera con la luce, perché io poi nasco, diciamo, come quello che mi attrae di questo, non so come definire, un mestiere o passione o arte, insomma, quello di appunto di creare le inquadrature, mi piace molto Mm, l'inquadratura, la composizione, la mm, luce, i colori, gli ok. elementi che stanno nell'inquadratura, come viene inquadrata la persona, la posizione in cui si trova, e arrivano delle cose che a Mm, volte a livello razionale arrivano, ma arrivano anche a livello molto profondo, sì, molto arriva quella risonanza, Dio, ecco, l'inquadratura è questa, è così, guarda che bella, che sento quella bellezza, ecco, la bellezza quella è un'altra sì. forma di bellezza. E soprattutto, non da meno, la scrittura stessa della sceneggiatura, anche se sofferente, la storia, anche se sofferente, perché Sì. tu devi, cioè quella cosa di comporre, che fa, quando che comincia a formarsi, già tu senti che hai già buttato qualcosa, no? Mhm, Hai buttato sta ancora, no? Adesso se sì, bisogna andare a perlustrare intorno a sta nave che c'è, insomma, sì. andare a dettagliare, a vedere i dettagli di sto po', di sta cosa che sta lì. Sei E un quindi creatore. sì, entra nel profondo, perché Mm, tu entri proprio in quel momento, dici, vabbè, l'inquadratura è questa che racconta questo, narrativamente racconta questo. Ok, ma questa inquadratura come mhm. deve essere? Le Come pause faccio a quando dici. trasmetterlo? Sì, sì, tutto Mhm. quello che sento dentro, come lo posso rappresentare questa inquadratura, col dialogo, con E, le pause. e Sono tutti poi, strumenti che ho utilizzato, che quando ho esatto. realizzato mi ha dato una grande soddisfazione anche lì. Insomma,
Se entriamo in questa parte tecnica, Mm. dove hai imparato? O da chi? Come? Allora, dove ho imparato? Allora, diciamo che a parte i bambini dei 5 anni che suonano le cose che sono grandi mostri, lì c'è una reincarnazione evidente, c'è qualcuno che, diciamo, a parte quello, insomma, beh, non lo so. Mm, ci sono dei talenti che uno ha. Io, talento, tante volte a me non mi piace usare questa parola perché viene riconosciuto il talento come qualcuno che è bravissimo in quello che fa, è il massimo, sta a livelli alti e viene chiamato talento, no? Ma invece forse talento è una parola che vuol dire qualcosa dove tu sei attratto, che se la fai senti che c'è, se si accende una passione, senti che risuona con te e quindi quello è un talento, se si può chiamare così, può darsi che devo cambiare nome a sta cosa, non lo so. E quindi senti che c'hai un'attrazione verso certe cose. A me, quella dell'immagine mi è sempre piaciuta. Quando l'hai sentita la prima Ma, volta? ma io per esempio la ricostruisco con te perché non so bene. Io da ragazzino mi piaceva disegnare, facevo pure dei disegni Mm, che a volte dicevano, ah, ammazza, bravo, pure le altre persone, bello, fatto benissimo, quella. Poi non ho portato avanti questa cosa, mm, perché forse era l'idea dell'immagine, ma non magari da mettermi lì a disegnare forse, mhm, ma c'avevo forse anche l'immaginazione che mi aiuta, forse le caratteristiche proprie che c'hai tu, alcune caratteristiche che ti portano più in una direzione che magari in un'altra. Quindi come se tu a volte te le riconosci, le scopri, ma da dove vengono? mhm. Vengono forse da un'altra vita, da vite passate, da Te lo altre stavo cose. per chiedere, Ecco. perché siccome, come dicevi, della Eh, reincarnazione, sì. non so, hai mai fatto una seduta regressiva per vedere... Non l'ho fatta Mhm, perché tu quando fai una cosa devi chiedere, vabbè, ma ti devi chiedere, ma a che ti serve questa cosa, no? certo, Anche se poi c'è un fatto di curiosità proprio che tu dici vorrei sapere, insomma. umana. Sì, però poi dopo dico, vabbè, ma se io me levo sta curiosità, no? Ok, scopro che io ero qua e là. Allora forse l'unica cosa giusta, che se tu lo fai, è trovare in quello che hai vissuto, se senti una risonanza con quello che tu sei adesso. E quindi quali sono le tue cose che non vanno, per esempio, perché uno analizza sempre le cose che non vanno, perché sono quelle che ti fanno soffrire, ma a nessuno piace soffrire. Tutti vogliono sta bene, no? Però ci devi stare un po' di tempo bene, perché ci arriva pure il momento che devi soffrire, perché sennò quando evolvi, no? Perché io credo che proprio che ci vuole un minimo anche di inquietudine o sofferenza, che sono quelle cose che accadono pure nella vita che ti portano davanti a delle realtà dove tu dici, ma così io soffro, ma perché adesso sto a soffrire questa cosa così tanto, no? È troppo Mhm, esagerato. Allora dici, ma da dove viene tutta questa cosa? Perché io ho questa cosa? E magari forse la mhm, regressione, fa una seduta di regressione, ti può aiutare a capire, perché lì sembra che tu mhm, ricordi vite passate, a capire perché magari specificatamente quella cosa, magari ti è accaduta pure di là, e sai che è una cosa che ti devi portare appresso. Ma perché me la so portare appresso pure questa vita? Allora a che serve vivere se io ho mhm, fatto pure una vita precedente? Perché devo andare a risolvere queste cose. E questo ti aiuta sempre di più a... perché io penso che la bellezza di una persona avviene anche quando tu ti liberi, esce fuori tanta bellezza, tanta creatività, tante cose. Quando tu ti liberi da queste sovrastrutture, da queste paure che vengono appunto anche da vite passate, che non sono state risolte per vari motivi, insomma, o per pigrizia o perché non c'è avuto modo di poterle risolvere o perché ti sei lasciato troppo andare, cose così mondane o hai perso il senso di quello che stavi, di quell'esistenza, no? E quindi in quel momento magari ti rincarni, diciamo, perché ma perché mi rincarno? C'è un progetto divino che io mhm. devo arrivare a un punto di illuminazione, a un punto dove l'uomo, ognuno ha le sue, mm, pensa delle cose che insomma
E io penso invece che forse proprio perché le vado un po' a ricercare, insomma, forse mi sono avvicinato, credo, alla Mhm. mia verità, o forse è una verità assoluta, non lo so. Quindi il progetto divino tuo Sì, può stare proprio dentro il cortometraggio, dentro sì, perché invece l'immagine. è un'espressione di te, c'è qualcosa di Mhm, inespresso, qualcosa che ti dà la possibilità di creare una tua realtà. mhm, Forse lì Eric so io, mhm, Eric so io, ho cercato sta donna, e in effetti poi così mi riscontro che ero sempre sognata e poi è mhm. arrivata, no? Quindi lì Eric ero io e l'ho portata, questa storia che può essere comune a tante altre persone, Sì, quindi ci si riconoscono, che ne so, certo. posso, perché a volte, tante volte mi chiedo, dico, vabbè, ma uno dovrebbe fare del bene, non si chiede tanto di fare, devi fare del bene perché, ma lo puoi fare pure parlare con una persona, già puoi fare del bene. Una persona gli apri dei mondi, gli apri delle visioni che Mm, magari va a sciogliere proprio delle densità che c'aveva lui, o chiarifica mm, alcune cose, o non sentisse solo, dice, ma vedi questa cosa ce l'ha pure l'altro, insomma. mhm, Quindi anche questo, insomma, quindi tante volte ci andiamo a ricercare cose assurde, andiamo, mhm. eh, dovremmo fare qua, mi sento qui. E tu semplicemente essere te stesso, cercare di parlare, poi ovviamente non siamo perfetti, grazie a Dio, quello proprio ci porta forse a piano piano. Quindi Eh, mi dicevi, eh, ecco, quando eri un bambino, quindi c'è stata un po' la parte di disegno, no? sì, Che poi hai lasciato stare, se ho capito sì, bene. sì. E dopo come... No, poi mi Ah, ricordo, mi ha fatto pensare, c'è stata pure una parte dove io volevo scrivere una storia. ok. Che poi io In poi adolescenza? una storia volevo scrivere, avevo cominciato a Ah, mettere due righe, mi ero immaginato sì. un posto, era un bosco, Mhm. però poi di fatto poi sono pure tanto pigro su certe cose, poi mi sento come se mi mancano dei strumenti, no? Ok. E dico vabbè, mi rimaneva un po' difficile, poi vabbè, un po' abbandonato, poi mi sono lasciato andare per altre cose, è proprio quello che a Mm, volte uno non deve fare, forse ci lasciamo andare troppo, forse a volte ci dobbiamo un po' anche forzare, non dico tanto sì, perché sennò sì. diventa tutta una forzatura la vita, Mhm. però su certe cose che ti arrivano così, forse è bene che un Mm, attimo te ci fermi, no? sì. Poi vabbè, poi c'ho avuto una grande passione che è la passione dell'elettronica, io sono Ok. radioamatore, delle comunicazioni comunque, Mm, sempre nell'ambito comunicazione, sì. no? Di parlare dentro una scatola, non conosce, stai a parlare con qualcuno che non conosci e Mm, condividi, no? Quindi ok. c'è una forma di comunicazione diversa, sono stato sempre attratto, io infatti ho Mm, fatto anche per lavoro per tanti anni, insomma, adesso ok. lo faccio come, diciamo, come, sì, lavoro per conto mio, insomma, non lavoro presso nessuno, Mm, però capita di fare dei lavori così. Però ecco, quindi ero molto attratto pure da... E poi sono stato sempre curioso, quindi poi dico, sta scala, ma come fa a funzionare? Come queste voci? Come fa ad arrivare una voce da laggiù? E quindi mi sono mhm. messo lì, mi sono messo, essendo curioso di capire come Sì. funzionava, e poi ci ho trovato, cioè, mi sono messo a studiare tutte queste cose, anche come autodidatta, ho fatto anche una scuola, ma molto come autodidatta, e quindi poi sono arrivato a sviscerare come Mm, funziona sta cosa e ho scoperto tante cose, ti apre comunque una visione, una cosa, quando tu arrivi e cominci a capire le cose, cominci a vedere la realtà con grandangolo, la vedi sempre più con mhm. grandangolo, no? E riesci un po' a avere un puzzle, Sì. capisci come funziona il mondo, la fisicità, le cose, queste onde radio emesse da Mhm. st'antenna, che fa st'antenna, che emette, che muove, com'è che arriva laggiù, cioè, so, tutta una spiegazione scientifica che ti porta a arricchirti, insomma, no? Poi ti apre visioni, poi chissà se queste visioni ti possono essere utili poi più in là, non lo so, però comunque una consapevolezza di tante cose, ti apri, ti aiutano pure paradossalmente per un'altra cosa, perché vedi la visione che tu magari pensi che c'è una visione stretta, ma quando ti si allarga ti arrivano altri input pure, no? Vero. Altre intuizioni, altre cose, quindi e sono curioso poi, sono Mhm. curioso, a me piace. E poi mi affascina tanto l'umano, la Mm, persona, proprio perché non so come funziono io,
e in qualche modo forse lo cerco anche nell'altro. certo. Forse anche perché non mi accetto e vedo forse se ci sono questi aspetti miei che non mi accetto anche nell'altro, quindi mi sento più normale. È una forma di, non so, non lo so, come si dice, di autoriparazione, se vogliamo. Ah, bello, mi piace. Autoriparazione. Sì, sì. Non so come definirla, comunque sì, diciamo così. Autoriparazione è bellissima. Autoriparazione, sì, perché effettivamente c'è un po' di cose che non vanno. Che dice, nella vita li ripariamo sempre, a volte la rompiamo di Sì, più in una vita, poi invece l'altra magari sì. facciamo quello che abbiamo, il danno che abbiamo fatto prima, più facciamo qualcosa di meglio, ripariamo quello e facciamo pure qualcosa in più. Però Credo questa un po' così. passione, ecco, per il video, quando è sbocciata poi alla fine? Beh, diciamo Come... che i primordi sono stati le immagini quando ero Mm. ragazzino. Quindi fotografie o Fotografia. fotografie? Poi ho fatto, sì, ho iniziato con la fotografia, cioè, comunque questa Ah, cosa stava dentro, si ok. doveva evolvere in modo primordiale ancora. È nata, sì, ho cominciato, sì, con la fotografia, poi sono passato subito alle telecamere, Ok. soprattutto quando è uscito le telecamere digitali, Mm, perché hanno dato una... Poi c'è pure un altro aspetto io ho scoperto io delle cose perfette, no? Devono mm, essere perfette, inquadratura, luce, qua là. Però a volte questo ti limita tanto. E quindi ho trovato anche un equilibrio, si vede anche nel corto, insomma, perché insomma, qualche cosa c'è che non mi piace, vabbè, comunque purtroppo per motivi, insomma, ero anche da solo, ho fatto tante figure, no? Poi un giorno forse racconterò così in grosse linee come magari, che ne so, un'altra intervista, come funziona un po' dietro, come funziona un po' appunto dietro le quinte, Sì, no? sarebbe Come interessante, tecnicamente, sì. un po'. Mhm. E quindi cerco sempre questa perfezione che in qualche modo è anche limitante. Perfezione è limitante a volte. Se tu la consolidi bene dentro di te, c'hai esperienze e cose, riesci a fare cose con una certa perfezione, Mm, è come un po' guida la macchina quando la prendi all'inizio, no? mhm. Devi pensare a spingere il piede della frizione, poi devi mettere la prima, poi devi piano piano lasciare quello e spingere l'altro per l'acceleratore. Qui sai, la mente sta Sì, tutti su questi movimenti meccanici, no? E con una grande inquietudine, emozione interna di poter sbagliare o di fare qualche danno da sbatte, no? Quindi è quello, e ti fa, magari sei molto imperfetto, poi piano piano prendi una fluidità, ecco, poi mm. l'esperienza ti dà questa sicurezza, insomma. Però mi sono perso la domanda, mi sono un Quindi po' ecco divagato. come è Eh. nata la passione per il video, quindi E quindi, no, vabbè, è uscita fuori poi realmente, concretamente. ultimamente sì, Mhm. ho preso queste telecamere digitali che comunque davano, sono uscite nel mercato, davano la possibilità di avere una certa perfezione e Mm. quindi Però le avevi comprate, l'hai comprata, non so, sì, adesso una o due, sì. per uno scopo preciso o Cioè, era... di raccontare, quindi Mhm. di esprimermi. Per Ok, me è uno strumento, ok. come un pittore si compra i pennelli per i colori, la tela di Mhm. un certo tipo, io poi non me ne intendo, ma comunque lui va a prendere proprio quelle cose perché lui sente che sono cose che, strumenti che sono più vicini a lui per poter Sì. poi fare sto quadro, insomma, no? Quindi per poter tirare fuori qualcosa che c'è dentro attraverso, a volte anche un paesaggio che Sì. sta lì, quel paesaggio è quello, ma lì dentro quel paesaggio c'è del tuo quando lo fai, perché è quel paesaggio, ma c'è anche del tuo lì. Mhm. Lì c'è la parte tua che insomma tu tiri fuori. No, Perché ti colpisce per qualche motivo, sì, tu giustamente. c'hai un Mhm. soggetto davanti che tu dici, vabbè, che faccio? La cosa più stupida, banale, potrebbe essere, Mhm. io ho questo panorama davanti, cerco di rappresentare queste case, questo cielo, questo qua. Sì. Ma tu lo rappresenti anche con una tua visione, Mhm. perché devi sviluppare questa visione. E siccome io ce l'ho pure l'immaginazione, questa è una cosa che... Quindi il mezzo visivo per me è Mm. importantissimo, è stato sempre importante, quindi soprattutto poi a un certo punto, quando ho cominciato proprio, sentivo proprio è uscita fuori sta cosa Mhm. e sono stato stimolato perché c'erano pure altri amici che avevano questa Ah, ok. passione
e quindi abbiamo cominciato a fare le prime cose, i rudimenti, le inquadrature, la Ok. luce, che la cosa più importante era pure raccontare qualcosa, no? Quindi piccole storie, stupidaggini, però comunque che non erano stupidaggini per noi, però erano dei primi rudimenti che ci Mm. hanno dato, abbiamo avuto modo di fare appunto questa esperienza, anche se Sì. però abbiamo tirato fuori qualcosa, un inizio di qualcosa. Poi piano piano sentivo che questa cosa prendeva sempre di più, Mm. le telecamere digitali si sono raffinate, quindi c'era anche questa perfezione che un po' cercavo attraverso questo, e quindi ho detto, ah, c'è sta macchina perfetta, benissimo, allora qui Mm. posso ancora... Che stimolava anche di più, immagino, no? Sì, 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 c'erano tante cose, poi ho scoperto migliaia di cose, ci sono tante cose. Ho Quindi è un studiato pure. processo molto fluido, sento, no? Sì, Che è sì, sì, tutto sì, sì, molto... fluido, Ecco. continuo, di continua ricerca, di continua, insomma, sì. Mhm. Quindi sono stato molto attratto e stimolato, no? Sì, Poi piano piano ho cominciato a fare lavori per altre persone, ho ok. cominciato perché a raccontare, sì, mm, se mi devo definire un po' più direttore della fotografia, un po' più Mhm. l'immagine, la luce, rappresentate certe... Però c'ho pure cose dentro che ho da dire, quindi non so, adesso ho iniziato con questo, ho fatto anche piccole cose, ho fatto pure un altro piccolo lavoro che è partito da me, Mhm. una storia stupida, un po' così, che fa anche ridere, diciamo, un personaggio strano, Mm. perché arrivano suggestioni. Ho conosciuto una persona, quando l'ho visto, ho detto, porca miseria, mi era subito venuto in mente la storia con questo, Ah, no? pensa. E Mhm. subito mi è venuta questo così, Mhm. così, 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 e l'ho realizzata. Poi vabbè, Si può vedere da qualche parte questo lavoro? sì, Si può? so sul canale YouTube Sul canale, dove ok, sta lì lo trovo. sopra, c'è alcune cosette che ho fatto, ma Ok, così. lo ehm, lascio sotto alla nostra intervista così chi vuole può sì, 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 se qualcuno vuole vedere le curiosare. pazzie mie, sì, ma tutto molto sperimentale, anche surreale, insomma. Sì. Abbiamo parlato tantissimo di Ah, Eric, del tuo cortometraggio, ma dove si può vedere? ecco, allora, al momento, diciamo, c'è un problema, perché siccome è fatto, l'ho presentato solo a sto festival, Ah, ah. ehm, e per presentarlo ad altri festival, perché io a un certo punto non è che c'ho tutta questa cosa di presentarlo chissà perché deve vincere niente, no? Però volevo almeno farlo girare un altro paio di festival. So che Mhm. i festival, quando tu lo pubblichi poi da qualche parte, non è che sono molto contenti che forse addirittura non te l'accettano. Quindi non l'ho pubblicato, ho pubblicato il trailer del corto, Ok. perché quello si poteva fare, però il corto tutto non... Mhm. mi sono un po' un attimo fermato per pubblicarlo, proprio perché Mhm. volevo almeno presentarlo a un paio di festival. Non appena lo farò, sicuramente Sì, poi in qualche modo quella cosa è passata, lo perfetto, sì. pubblico, sì. Sai Però più o meno? Mhm. avevo pensato pure di non pubblicarlo, ma comunque di metterlo sul canale con una password, per alcuni amici magari Ah, al ok. momento Mhm. Ok. farglielo vedere, insomma, per chi non l'ha visto. Hai un'idea più o meno del prossimo festival? Se Non uno c'ho un'idea, volesse... so che ci sono tanti festival che più o meno girano sempre gli stessi periodi, Mhm. che fanno le cose, ma forse è il momento che forse se devo mandarlo da qualche parte lo devo fare adesso, Ok. perché poi verranno proiettati in seguito dopo qualche mese, Mhm. un po' di mesi, insomma, perché devono fare pure la selezione di tutti quelli che Mhm. arrivano, quindi c'è un Sì. termine di consegna e tutto. Non lo so, quindi sto Ok. valutando un Sì. attimino. Avevo pensato, questa è una confessione, di portarlo più a festival francesi che altro, Mm. perché quelli francesi non voglio dire che gli altri non sono attratti dal cinema, però sono particolarmente attratti dal cinema, Mm. c'è tanto, pure in Italia, insomma, però mi piace, credo che
Infatti il corto c'ha un po' della Nouvelle Vogue francese, mi sono un po' ispirato a loro sinceramente, perché Mhm. è qualcosa che mi rappresentava, insomma, Mm. mh, questi registi un po' sperimentali che Mhm. raccontavano un po'. Infatti il personaggio pure, ho dato un'idea anche del corto che non stavamo nel tempo presente, infatti non c'è tecnologia, non ci sono cellulari, non ci sono macchine Esatto. inquadrate volutamente, Sì. insomma purtroppo può sembrare scarno che sotto però se c'è una produzione di soldi magari facevo girare in quel momento macchine d'epoca, persone vestite in un certo modo e Mhm. dava un altro tipo di Mhm. arricchimento, no? Sentivo, Ok. forse lì è stato un po' troppo isolato per questo motivo. Quindi no, un po' mi sono sentito attratto verso, diciamo, un po' una filmografia francese, quindi forse Mm. lì Senti tua. qualcosa può essere Mhm. più, può risuonare di Sì, più, sì, quindi sì, penso sì. che Va andrò più bene. in là, insomma. Hai per caso un'altra sceneggiatura nel cassetto? Guarda, ho tutte idee, Ok. non so quale dovrei, forse ce n'è una che devo sviluppare, però non credo che sia un corto, ma forse un film, Wow. addirittura. Mm. Perché tante storie si adattano più a film, tante più a cortometraggi, no? Ok. Quindi, perché c'è uno sviluppo che ha bisogno di tempo per essere raccontato e per essere, insomma, percepito in modo giusto, Gustato. insomma, sì. E quindi sì, Mm. credo che. Ok, allora aspettiamo il Speriamo prossimo presto lavoro. perché, insomma, senza correre troppo, perché Tanto bisogna. dopo arriva Pina con la frusta, Arriva quindi... fino a un certo punto si manifesta lei come frusta, forza, allora qui come sia? Sì, sì, vabbè, beh, ma comunque i stimoli ci vanno sempre, insomma, Sì. perché c'è pure una tendenza a volte, o anche per sfiducia, un po' per momenti di vita un po' difficili o cose, insomma, ehm, quindi gli stimoli ben vengano, insomma, perché poi magari ti danno Sì, quella goccia che può far traboccare sto famoso vaso, no? Quindi tu esatto. via e parti. Però piano piano, mo vediamo, c'ho degli elementi, c'ho Mhm. degli elementi che stanno sempre dentro di me, che riconoscibili, che Ok. risuonano con quello che so, che ho tirato fuori. Però si basa su una storia, questa storia, non anticipazione, insomma, Mhm. ed è come quando dicevo, ho detto prima cioè del paesaggio che dipinge sta lì, c'è una storia, c'è qualcosa Mhm. che conosco e che però viene poi interpretata e vista con la mia visione, quindi portata sul film in quel Sì, modo, insomma. Quindi c'ho degli elementi reali di persone che sì. conosco, c'è la situazione un po' immaginata, un po' Mhm. reale, un po' così. Diversi E elementi, quello diciamo. immaginato è quello che appunto che viene a fiora da te e che Mhm. comunque poi ehm, esce fuori, poi non so, Sì, sì. so che di voi. Dall'altra parte diranno, Sì, io cerco di essere sereno, tranquillo e portare qualcosa che ci abbia anche un senso, ovviamente, insomma, certo. almeno per me e poi non so per gli altri. Insomma. Soprattutto per te, per primis. Certo, certo, poi, e quello è quello il fatto Mm, pure che ti accetti, no? Dici, vabbè, ma io esatto. accetto pure questa parte mia un po' anche così strana, visionaria, quindi la porto, poi vediamo, insomma. Io non vedo l'ora di vederlo, ovviamente. Spero che Quindi insomma io aspetto, sappi che c'è già una persona che già c'è aspetta, una sì. spettatrice che è pronta lì in prima fila col biglietto. Esatto. Mm, Fabio, ti mm, voglio mm. ringraziare Ma ringrazio te di questa tanto. opportunità, sicuramente. È stato veramente bello Mm, parlare con te, il tempo è grazie. volato, È ci vero, sarebbe infatti. tanto da parlare ancora, quindi grazie per aver aperto questo spazio e di averlo riempito con Sì. degli elementi veramente molto gustosi, molto belli Mm. e che lasceranno in me ancora
tanto lavoro di riflessione da fare dopo, lo sento già, quindi Ok, bene. No, tanto questo è arricchimento. importante perché oggi si dialoga poco, ci sono pochi dialoghi dialoganti, no? Si parla, si tende a parlare molto, in Mm. questo caso io, vabbè, davanti alla telecamera, insomma, perché racconto, ci sono una serie di domande qui, però sì, comunque c'è stato questo dialogo, che oggi si tende a parlare perché la gente non può più ascoltare, sta lì e poi tira fuori Sì, quello che c'ha non c'è più, a come dicevi spunto vero. prima, si corre e si pensa più, ecco, a che cosa devo fare io. Sì, Quello eh, che fai tu sì, mi interessa i primi 2 secondi. sì. Poi se c'è qualcosa di buono lo prendo così veloce. Sì, se Sì, no, sì, sì. esatto, No, ma quindi c'è c'è tanti pezzi. poca volontà di anche entrare nella... Esatto, Ma perché? Perché sicuramente ho poca volontà di entrare dentro me stesso. E esatto. quindi è una Credo che cosa sia proprio così. reciproca. Credo che sia proprio Se tu così. non entri dentro te stesso, ma stai guardando il cellulare, stai facendo altre cose, non stai dentro, che Mm, interesse ho di guardare dentro te? mm, certo. E Sì, sì, mi quindi lascio attrarre da altre cose così sì, superficiali perché magari esatto. non voglio entrare dentro me. Infatti è così. Quindi mi è piaciuto Eh, molto quando hai detto, ecco, sono entrata semplicemente dentro me stesso per ritrovare quello che c'è. Non sì, bisogna andare chissà dove sì, per sì, scrivere la sceneggiatura. sì, 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 Non mi è serve andare vero. negli Hawaii, a Cuba, eccetera. Ce l'ho già tutto Sì, sì, dentro. sì, ma perché a volte quello che c'è dentro deve essere stimolato e prende una forma, no? E Mhm, arrivano dei spunti anche visivi da altre parti. Però, ritornando al discorso che uno, se tu non fai un lavoro con te stesso di auto osservazione, no? E di andare a cercare i mhm, punti dolenti, sei poco interessato se non fai questo a sentire quello che l'altro dice. E io invece, esatto. siccome ho la fortuna, secondo me è una fortuna di avere questa introspezione, Mm, no? E quindi sono assedato di sentire l'altro che dice, sì. capito? Sento proprio, ti faccio parlare, quindi ci può essere un Mhm, dialogo, no? sì. Assolutamente, insomma, quindi è così. Grazie Fabio, Prego, grazie mille. grazie a te.